Di solito pensiamo che mente conscia e subconscio siano connessi, che educando la mente conscia, anche il subconscio finisca con l'imparare. Ma non è affatto così. Non imparano nello stesso modo. La mente conscia è creativa. Come si può insegnare a una mente creativa? Avete mai comprato manuali di autoaiuto? Comprate il manuale, lo leggete e vi dite: «Ah, è così che dovrei vivere la mia vita». Perfetto. Allora vi farò una domanda. Finito di leggere il manuale, avete trovato tutte le risposte, ma la vostra vita è davvero cambiata? Nella maggior parte dei casi no. Venite a questo incontro e vi dico come cambiare le vostre vite. Quando tornate a casa, la vostra vita è davvero diversa? Io non credo. E sapete perché? Perché mi rivolgo alla mente cosciente, che impara dai libri, andando agli incontri o guardando i video. È la mente conscia che impara cose nuove. Il subconscio, però, non apprende allo stesso modo. La mente conscia è diventata molto intelligente, ma il subconscio mantiene lo stesso programma originario. Allora, cosa dobbiamo fare per cambiare la programmazione? Questa parte è molto importante da capire. Il subconscio impara secondo 3 modalità principali. La prima, come avete imparato nei primi 7 anni di vita? Attraverso l'ipnosi. Volete riprogrammare la mente? Ricorrete all'ipnosi. Come si fa? Vi dirò il modo più facile. Ogni notte, quando andate a letto, la vibrazione cerebrale rallenta sempre di più, fino a che non arriva al livello delta, che è il sonno. Ma avete iniziato dal livello cosciente, perciò da qualche parte, tra alfa e beta, per arrivare a delta, dovrete passare per la fase teta. Quindi ogni notte, appena prima di addormentarvi, la vostra mente si trova nella fase teta. Se indossate degli auricolari e ascoltate un programma su un nastro a letto, la vostra mente subconscia si troverà in fase teta e registrerete il nuovo comportamento non con la mente conscia, ma subito nel subconscio. Si chiamano nastri audio subliminali. Questa è la seconda modalità. Inizialmente abbiamo l'ipnosi e dopo i 7 anni si imparano nuove cose con la ripetizione e diventano abitudini. Ci vuole del tempo. L'ipnosi e le nuove abitudini richiedono tempo. Ma siamo molto fortunati perché abbiamo trovato nuovi modi di programmare il subconscio. Si tratta della psicologia energetica, conosciuta anche come cambiamento delle credenze. Sono nuove tecnologie per riscrivere il subconscio. Lo trovate affascinante? Si possono riscrivere programmi negativi in 10 minuti. Un programma che avete da tutta la vita può essere riscritto nel giro di 10 minuti. E ci sono vari modi per farlo. Sul mio sito internet, brucelipton.com, ho elencato nelle risorse circa 20 o 30 modi diversi di applicare la psicologia energetica. Anche sul retro del libro L'effetto luna di miele ho riportato una lista delle nuove psicologie energetiche. Una delle tecnologie che mi è più familiare si chiama Psych-K, che sta per kinesiologia psicologica. La Psych-K
può aiutare a cambiare le credenze nel giro di 10 o 15 minuti. È come una specie di super apprendimento. È importante perché si può aggiustare il subconscio attraverso il super apprendimento e creare nuovi comportamenti in soli 10 minuti. È necessario perché non abbiamo molto tempo per cambiare. Il mondo si muove troppo in fretta. Ci sono vari modi, quindi. Potreste farvi una domanda. Che cos'è che devo cambiare? Io non vedo i programmi mentre sono attivi. Ed è questo il problema. Quando il subconscio agisce, noi non lo vediamo. Non conosco i programmi. Sono lì da prima che nascessi. Sono stato programmato quando avevo 1 o 2 anni d'età. Come faccio a sapere quali sono i programmi? Vi renderò la vita semplice. Pronti? La vostra vita dipende al 95% dal vostro subconscio. La vostra vita è il riflesso del vostro comportamento subconsciente. Non è necessario fare della psicanalisi o andare dallo psichiatra per scoprire i vostri programmi. Vi basta guardare la vostra vita, quello che vi riesce facile, le cose che vi piacciono e che ottenete con facilità dipendono dai programmi che avete per ottenerle. Ma le cose con cui siete in difficoltà, le cose su cui dovete faticare di più, che dovete impegnarvi molto per ottenerle, che vi fanno sudare 7 camicie. Beh, perché vi impegnate tanto per avere quelle cose? La risposta è che siete programmati per non averle. Vi basta guardare le vostre vite. Delle cose più facili non dovete preoccuparvi, avete i programmi. Le cose difficili, come le relazioni o trovare un lavoro, sono necessarie. Cosa si può fare in proposito? La risposta è meravigliosa. Dal momento che si può riprogrammare il subconscio, mi basta identificare i comportamenti negativi e sostituirli con i comportamenti che vorrei adottare. Prendo i desideri e le aspirazioni della mente cosciente e ne faccio dei programmi da inserire nel subconscio. Qual è il risultato? È incredibile. Usando la mente conscia, creo l'effetto luna di miele. Ma se poi inizio a pensare e uso il subconscio, che succede? Desideri e aspirazioni. Entrambe le mie menti proiettano desideri e aspirazioni. In questo modo l'effetto luna di miele non finisce mai. Continua ogni giorno finché avete vita. Vi svegliate emozionati, felici, in salute, attivi. È alla vostra portata. Avrete le vostre vite nelle vostre mani, diventerete sani e vivrete il paradiso intero.